La crescente domanda di manodopera per l'industria e per la costruzione civile fanno sì che sul finire del XIX secolo Lisbona assista ad un forte aumento demografico. Il grande afflusso di popolazione di basso potere acquisitivo che si sposta dalle zone rurali verso la capitale pone un grande problema a livello abitativo. Infatti, se si stavano costruendo nuovi quartieri per la borghesia e per l'aristocrazia, non si era prevista la necessità di case a prezzi contenuti per la classe operaia. In questo contesto, in un primo momento, prendono vita soluzioni abitative spontanee che si rifanno ad antiche tradizioni islamiche, come quella del patio cortile, e si occupano palazzi e conventi abbandonati. In un secondo momento, imprenditori privati iniziano a costruire ville operaie insieme di abitazioni con spazi e servizi comuni per dare risposta alla domanda sempre crescente di abitazioni a basso costo. Ed infine, agli inizi del Novecento, sorgono alcuni casi di veri e propri quartieri operai. Il mio benvenuto a tutti i curiosi della storia di Lisbona. Io sono Fabiana e questo è Lisbona Gira in Giro, il mio programma che ogni giovedì all'1:30 ora di Lisbona vi invita a scoprire storie, curiosità e misteri della splendida capitale lusitana. Oggi vi accompagno a conoscere i microcosmi segreti dove fino a non molti anni fa viveva la classe operaia. Ci aspettano giardini e cortili nascosti, strutture in ferro e stelle d'oro e anche buonissime vongole. Iscrivetevi al canale, attivate il campanello e avventuratevi con me alla scoperta dei cortili e ville operai di Lisbona. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Cosa sono e da dove vengono i cortili e le ville operaie? Il patio o cortile esiste a Lisbona dal VI secolo, epoca della dominazione islamica. Ulixbuna, così era conosciuta la città araba, era caratterizzata da stradine e vicoli tra i quali si formavano alcuni cortili. Si trattava di spazi aperti attorno ai quali si organizzava un insieme di piccole case. La vita si svolgeva nel cortile, a riparo degli sguardi di chi passava per la strada. Si trattava di microcosmi semipubblici che invitavano al raccoglimento e che permettevano di proteggersi dal sole e dal caldo. Il cortile di epoca medievale sarà la continuazione di quello islamico, seguendo gli stessi principi urbanistici. Sul finire del XV secolo l'aspetto rurale di Lisbona inizia a perdersi, in virtù dei grandi cambiamenti sociali e popolazionali derivati dalla nuova condizione di capitale dell'impero. I cortili iniziano così a perdere il loro intimismo e nella zona più antica della città iniziano ad essere occupati da una popolazione più povera e più numerosa, causando anche una diminuzione delle condizioni di abitabilità. Con il terremoto del 1755 la maggior parte degli antichi cortili viene distrutta, ma compare un nuovo tipo di cortile, che risulta dalla trasformazione dei grandi palazzi abbandonati che vengono occupati ed adattati, interni ed esterni, ad abitazione comunitaria da persone con scarso potere acquisitivo. Questo fenomeno si propagherà fino agli inizi del XX secolo. L'estinzione degli ordini religiosi nel 1834 fa sì che alcuni conventi, con i loro chiostri, subiscano la stessa trasformazione. Con la crescita urbana che inizia nella seconda metà del XVIII secolo, i nuclei rurali, alcuni di fondazione addirittura medievale, come per esempio Benfica, Olivais o Ajuda, vengono inglobati nella città moderna. Così antichi cortili di carattere rurale e comunitario passano a integrare la città. Sul finire del XIX secolo, Lisbona assiste ad un boom demografico. Tra il 1864 e il 1890 la popolazione aumenta del 178%, passando da 163.763 abitanti a 291.206
e del 148% tra il 1890 e il 1911, quando raggiunge i 431.738 abitanti, più del 300% in meno di 40 anni. Sorge così la prima crisi immobiliare della storia della città. Non c'era infatti risposta abitativa per questa nuova popolazione. Così, dall'appropriazione spontanea di spazi dimenticati negli interstizi della maglia urbana, sorgono nuovi cortili. Allo stesso tempo, e dando risposta alla domanda crescente di alloggiamenti a basso costo, piccoli promotori privati capiscono di poter lucrare affittando case alla classe operaia ed investono nella costruzione di cortili con scarsa qualità edilizia e che condizioni igienico-sanitarie minime o inesistenti. L'immagine del patio operaio è associata di fatto a condizioni di grande precarietà ed insalubrità. Si trattava di abitazioni estremamente piccole e sovraffollate, senza installazioni sanitarie e acqua corrente, i cui abitanti erano spesso soggetti a malattie. Nel 1902 il comune elabora una mappatura dei cortili esistenti e delle loro condizioni. Dall'inchiesta ai cortili di Lisbona emerge un quadro preoccupante. Si può leggere in questo testo, infatti, che alcuni dei pati visitati presentavano condizioni chiaramente condannabili come inadeguate all'abitazione umana. In questi cortili mancano le condizioni igienico-sanitarie per essere abitati e solo la grande povertà e la mancanza di risorse porta i loro sfortunati residenti a rifugiarsi in tale spelunche, senza aria fresca, senza luce, senza alcuna pulizia. E viene anche notata la straordinaria coincidenza di trovare i cortili più condannabili proprio nei quartieri dove la mortalità per tubercolosi è stata più alta. I responsabili di questo rilievo, nei testi si può leggere il fatto che si lamentano di aver dovuto eseguire questo lavoro e che si giustificano per aver messo troppo tempo, più tempo di quello che era inizialmente stabilito, perché non potevano andare troppo spesso a visitare questi posti perché erano insalubri e erano preoccupati con la loro stessa salute. Con il progressivo sviluppo economico si sono venute a creare le condizioni per una seppur lieve evoluzione qualitativa di queste abitazioni. Di fronte a salari leggermente più alti per una parte della classe operaia, alcuni promotori privati, con accesso al credito bancario, infatti nel 1864 era stata creata la Compagnia Generale do Crédito Predial Português, un istituto bancario vocazionato alla concessione di prestiti a proprietari di immobili, hanno iniziato a costruire tipologie abitative relativamente più ampie e con una qualità costruttiva lievemente migliore. È così che sorgono le villas operarias, ville operaie, insieme di abitazioni con alcuni servizi e spazi comuni destinati sia agli operai che all'estratto più basso della classe media. I primi esempi compaiono a partire dal 1870 e con il tempo si evolvono verso una maggiore integrazione nella maglia urbana. In alcuni casi arrivano anche a costituirsi come dei veri e propri quartieri. Esistevano 3 tipi di promotori, tutti privati: il singolo proprietario, le imprese edili e l'unità produttiva o commerciale. Le abitazioni migliori sono solitamente quelle costruite da questi ultimi, perché frequentemente si trattava di interventi che facevano capo ad alcuni principi delle correnti filantropica e social cristiana, come per esempio l'integrazione di attrezzature ad uso collettivo per la didattica, il tempo libero oppure la sicurezza delle famiglie residenti. Nello stesso insieme di abitazioni potevano esistere tipologie qualitativamente diverse, attribuite ai lavoratori in funzione della posizione più o meno importante nella ditta. Nel caso della bellissima Villa Berta nel quartiere Grassa, le abitazioni sono state costruite pensando alla piccola borghesia che iniziava a sorgere. Vale la pena ricordare anche che implicita a questo modello abitativo esisteva una volontà di controllo sociale.
Si cercava infatti di tenere i lavoratori prossimi al locale di lavoro, sia come forma di controllo, sia come forma di garantire la frequenza e la rapidità di risposta alle necessità della fabbrica o della ditta. Proprio per questo motivo le case del particolarissimo quartiere operaio del giornale U Secolo, destinate agli operai del giornale, erano occupate prevalentemente da persone che non lavoravano per il giornale. Infatti, gli impiegati del giornale non volevano mica abitare accanto al posto di lavoro, perché non volevano essere chiamati a fare ore straordinarie. Questo quartiere, che si trova nella Rua du Secolo, alla periferia del Bairro Alto, è molto particolare perché si sviluppa in altezza, è un edificio. È stato costruito alterando nel 1905 il Palazzo dei Visconti di Lansata, al quale vengono aggiunti 3 piani per un totale di 5. Uno studio recente ha contabilizzato l'esistenza di 721 cortili e 405 ville, per un totale di 1126 unità, costruite fino al 1930. Sebbene i cortili siano in numero nettamente maggiore, bisogna però ricordare che di norma le ville erano insieme più grandi, quindi con un peso demografico superiore a quello dei cortili. Si distribuivano soprattutto nelle zone con una maggior presenza di fabbriche, in particolare da un lato la Valle di Alcantara e l'asse Campolide, Moraira, Ceratto, Principerial, dall'altra la zona Sciabregas-Marvila. Anche nel nucleo antico della città, Alfama, Moraria, Soccorro, si trovano decine di pati, una zona caratterizzata da molte ville, non necessariamente legata a una fabbrica, è quella di Grassa Peña de França. Proprio a Grassa si trova uno dei quartieri operai più emblematici della città, il quartiere Stella d'Oro, fatto costruire da Agapito Serra Fernandes. Questi arrivò giovanissimo da Pontevedra in Galizia e si dedicò a diverse attività economiche, fra le quali il biscottificio Confianza, la compagnia dos Ascensores de Lisboa, il cinema Royal Cine. Tra le varie attività si annovera anche il ristorante Strela d'Oro, dove si dice che sia nata la ricetta delle ormai tradizionali vongole alla bouillon pato, dal nome dello scrittore che sul finire del 1800 frequentava il ristorante e che il cuoco avrà voluto omaggiare con la sua nuova creazione. Per chi non le dovesse conoscere, sono delle vongole saltate in padella con abbondante aglio, olio e coriandolo. Buonissime. Nei primi anni del 1900 Agapito comprò un terreno dove si trovava già una villetta con decorazioni Art Nouveau, che ampliò e utilizzò come abitazione propria. Sul resto del terreno costruì un piccolo quartiere, inizialmente destinato ai suoi dipendenti. Con un centinaio di abitazioni finì per essere abitato da operai e artigiani che non lavoravano necessariamente per Agapito. L'insieme è costituito da 3 strade con nomi di donne della famiglia dell'imprenditore, Josefa Maria, Rosalina e Virginia, e dai palazzi in linea di 1 o 2 piani. Ai piani superiori si accede tramite scale e balatoie in ferro. Un po' ovunque, dalle facciate al ciottolato delle strade, ai particolari in ferro battuto delle scale e ballatoi, si trovano la stella a 5 punti, emblema dell'imprenditore galiziano, da cui prende anche il nome il quartiere, chiamato per l'appunto Strela d'Oro. Alle porte del quartiere viene inaugurato nel 1929 il Cine Royal, nuova avventura imprenditoriale di Agapito. Si tratta di un cinema che ha avuto la sua importanza, essendo stato il primo cinema in Portogallo dove si è esibito un film sonoro, Ombre Bianche, White Shadows in the South Seas, diretto da Van Dyke. Negli anni 80 e nel 1900 il cinema è stato trasformato in supermercato e dall'antico edificio rimangono solamente la facciata e l'atrio di entrata. Invece la parte del quartiere è ancora oggi abitata e la villa è stata riconvertita in casa di riposo per signore anziane. La costruzione di cortili e ville operaie venne proibita nel 1930.
3 anni dopo venne creato a livello nazionale il primo programma pubblico per la costruzione di case popolari, che promuoveva la costruzione di nuovi quartieri popolari secondo il modello di casa unifamiliare. Questa tipologia abitativa è stata quella preferita dal regime dittatoriale che si instaurò appunto nel 1933. Questo perché l'unità familiare, indipendente, intima e morale era l'opposto delle soluzioni abitative collettive che portavano a concentrazioni della classe operaia considerate potenzialmente pericolose per il regime. Sul finire degli anni '80 del 1900, il Comune di Lisbona iniziò diverse operazioni di riabilitazione del tessuto storico della città. Parleremo magari in un video a parte del grande lavoro riconosciuto a livello europeo fatto durante gli anni '90 dalla Direzione Municipale di Riabilitazione Urbana. Quello che volevo riferire ora è che in questo contesto venne fatto anche un grande lavoro di catalogazione, ricerca storica, ma anche restauro dei cortili e delle ville operaie. Diversamente da quello che viene fatto molto spesso oggi, le operazioni di riabilitazione fatte all'epoca avevano come obiettivo principale conservare il patrimonio, creando anche le condizioni di abitabilità che permettessero ai residenti di rimanere nelle loro case. Un esempio interessante è quello del patio das Bernardas. Il convento das Bernardas do Mocambo, nell'antico quartiere di origine africana del Mocambo, oggi Madragoa, venne abbandonato in seguito all'estinzione degli ordini religiosi e poi venduto a privati in asta pubblica. Sul finire del XIX secolo venne in parte affittato a numerose famiglie che trasformarono le celle e il chiostro stesso in abitazioni precarie. Divenne così conosciuto come Patio das Bernardas. Era questo uno dei cortili più poveri, sovraffollati e insalubri della città. Sul finire degli anni '80 del Novecento il comune comprò il convento e negli anni '90 effettuò un complesso processo di restauro inquadrato in quei processi di riabilitazione urbana di cui parlavo prima. Alle famiglie che lì vivevano venne data la possibilità di scegliere se essere rialloggiate all'interno del complesso restaurato oppure essere indennizzate. Nel 2001 le famiglie che scelsero di rimanere nel convento, che durante il periodo dei lavori sono state alloggiate in abitazioni municipali o comunque affittate dal comune a spese del comune, poterono rientrare nelle loro nuove abitazioni. Il convento restaurato ha vari usi: abitazione ai livelli superiori, il livello del chiostro è stato adibito al museo delle marionette, alcune zone a livello stradale sono state invece adibite a commercio. In anni più recenti e con il crescente aumento del turismo, molti cortili sono stati trasformati in appartamenti turistici o hotel di lusso. Sono infatti insieme che ben si prestano a questa riconversione, perché si trattava in fin dei conti di abitazioni molto piccole, spesso anche con un aspetto bucolico, che può essere facilmente valorizzato a scopi turistici, reinventando un'immagine di tipicità. Alcuni esempi di questo tipo di riconversione sono il patio das Parreiras o quello di San Vicente, entrambi interamente trasformati in boutique guest house 4 stelle, con prezzi che partono dai 120-150 euro a notte per persona. Alcuni di voi si chiederanno magari: ma che caspita è un boutique guest hotel? Altro non è che un piccolo stabilimento alberghiero in una location particolare, caratterizzato da arredamenti ed atmosfere ricercate, che vuole fornire non solo un posto dove dormire, ma anche una cosiddetta esperienza di viaggio, quando appunto parlavo della reinvenzione o invenzione di una presunta autenticità. Dal lato opposto invece ci sono quelle che sono usate oggi per cercare di dare risposta alla crisi abitativa che la città sta soffrendo, con mancanza di offerta di abitazione a fini residenziali e prezzo di affitto altissimi per gli stipendi portoghesi, in grande parte causato proprio dal grande aumento di turismo. In questo contesto gli antichi cortili operai, con le loro abitazioni piccole e modeste, in alcuni casi diventano interessanti soprattutto per persone giovani che riescono ad affittare un monolocale a prezzi abbordabili. Il comune
che è proprietario di diversi cortili e ville, ha attualmente iniziato un programma di recupero di 9 di questi, con l'obiettivo di affittare le unità libere attraverso programmi municipali di affitto a prezzi bassi per giovani. Questi piccoli microcosmi segreti sparsi per la città hanno indubbiamente il loro fascino ed hanno anche un grande potenziale. Possono infatti permettere la creazione di piccole comunità e di un ambiente più rurale, protetto dal caos del resto della città. Se questo racconto ti è piaciuto, condividilo con quell'amico o amico a cui potrebbe interessare. Alla prossima!